Non è nato pesante, il rock lo è diventato. All'inizio era rhythm and blues, era skiffle, era surf. Poi qualcuno ha girato la manopola del volume fino in fondo, ha lasciato saturare le valvole, ha trasformato il riff in un'arma. A metà dei 60 il rock scopre che può fare male e quando lo scopre non torna più indietro. Questa è la storia di come il suono si è indurito, di come il blues è diventato elettricità pura, di come è nato l'hard rock. L'hard rock si forma lentamente come una pressione sotterranea. A partire dalla metà degli anni 60, molte band provenienti dal blues e dal garage rock iniziano a cercare sonorità più potenti. La chitarra elettrica diventa il centro di tutto, da semplice accompagnamento a motore, linguaggio, identità. Il cambiamento è tecnico, prima ancora che estetico. Si alza il volume degli amplificatori fino alla saturazione. La distorsione non è più un incidente, come avvenne per Ike Turner e la sua Rocket 88, ma una scelta. Le valvole gridano, il suono si ispessisce. Le radici sono chiare, da rhythm and blues arriva il groove veloce e ripetitivo che nella versione accelerata diventerà boogie rock. Dal garage arriva l'irruenza, ma è la psichedelia a fornire il passaggio mistico, l'idea che il suono possa dilatarsi, deformarsi e diventare esperienza fisica. La scena cambia definitivamente con la British Invasion. Il 9 febbraio 1964 i Beatles appaiono all'Ed Sullivan Show, è un evento culturale epocale. Milioni di giovani americani vedono per la prima volta 4 ragazzi inglesi che suonano senza orchestra, scrivono le proprie canzoni e sembrano autonomi. Bob Dylan dirà: ci stavano indicando la direzione che doveva prendere la nostra musica. Tra quei ragazzi, davanti alla televisione, c'è anche un 14enne di nome Gene Clean, futuro Gene Simmons dei Kiss. È ribellione, è differenza generazionale, è identità. La British Invasion crea un cortocircuito. Il rock americano aveva generato il rock and roll e il blues elettrico. L'Inghilterra lo aveva rielaborato. Ora lo restituisce amplificato, trasformato e più aggressivo. Rolling Stones, The Who, Animals, Yardbirds, Kinks, ovunque nascono band con la formazione standard, chitarra, basso, batteria, voce. E poi arriva il riff che cambia tutto. Nel settembre del 64 i The Kinks pubblicano You Really Got Me. Il riff distorto e semplice, brutale, costruito su power chords raddoppiati dal basso. Essenzialità pura, ma contiene già il DNA dell'hard rock e perfino dell'heavy metal. Quel suono è un punto di non ritorno. Parallelamente, nell'universo mod, gli Who spingono ancora oltre. My Generation è gioventù compressa dentro 2 minuti e mezzo di furia controllata. I power chord ribattuti, la sezione ritmica sul punto di esplodere, la distruzione degli strumenti sul palco. Non è solo musica, è performance, è eccesso. Proprio per loro Jim Marshall sviluppa nel 65 il Marshall Stack da 100 watt, testata valvolare e 2 casse 4x12. Non è un dettaglio tecnico, è la nascita del volume moderno. Il suono diventa fisico e travolgente. Nel frattempo il blues revival inglese sta preparando il terreno. Gli Yardbirds rappresentano un laboratorio decisivo, con Eric Clapton prima, Jeff Beck poi, la chitarra solista assume un ruolo centrale. Clapton, nei Blues Breakers di John Mayall, scolpisce un suono potente con la Gibson Les Paul e il combo Marshall. È blues, ma è già qualcosa di più duro. Quando Jeff Beck entra negli Yardbirds, il linguaggio si espande, feedback, fuzz, influenze orientali, sperimentazione. Brani come Shapes of Things e Heart Full of Soul anticipano la psichedelia, ma soprattutto mostrano che la chitarra può essere materia sonora autonoma. In Jeff's Bolero, ispirato a Ravel, Beck fonde struttura colta e distorsione. È uno dei primi veri chitarristi lead del rock.
Intanto Jimmy Page osserva: rifiuta inizialmente di entrare negli Yardbirds, ma prenderà nota, così come lo farà un'intera generazione. Verso la fine del decennio la trasformazione è compiuta, il blues elettrico, filtrato dalla sensibilità britannica e amplificato dalla tecnologia, diventa qualcosa di nuovo, più pesante, più diretto, più viscerale. L'hard rock nasce così, forse è una rottura improvvisa, ma probabilmente come accumulo. Volume, riff, saturazione, identità giovanile. È il momento in cui il rock scopre la propria forza fisica. Diventa non solo un linguaggio culturale, ma un impatto sonoro, non più soltanto ribellione simbolica, ma pressione acustica. E siamo solo all'inizio, perché nei prossimi anni questa energia si condenserà in 3 nomi destinati a cambiare definitivamente la storia: Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. Il suono si fa ancora più scuro, più potente e più definitivo. E in descrizione una playlist con 10 brani essenziali della prima ondata dell'hard rock.